Questa spinta a disegnare è stata tale perché per me il disegno è stato sempre un metodo di apprendimento sostanziale, forse per delle defezioni. Ho sempre lavorato spiegandomi le cose col disegno. L'idea è secondaria al disegno per quanto mi riguarda. Quindi anche il mio approccio è stato finora poco ortodosso. Non c'è un campo d'azione reale che mi interessi in esclusiva. Devo dire che la possibilità di disegnare e dipingere la figura e quindi attingere mimeticamente dal reale mi ha aiutato ad aprire molto il campo di interesse. Un'altra delle dimensioni più importanti per me è stata quella del guardare i film, perché il cinema ha inventato un'enorme quantità di soluzioni che hanno dato la possibilità alla pittura di sopravvivere, nel senso che c'è un rapporto, un legame tra cinema e pittura che fa sì che l'uno nutra l'altro e viceversa. Ecco perché nel mio lavoro sussiste un elemento che in qualche modo viene considerato negativamente dalla critica d'arte, che è l'elemento narrativo, perché l'elemento narrativo per me è l'unica possibilità di sospendere il tempo all'interno di un'immagine. Considerato che la pittura per me non è un'immagine, ma è una specie di camera sacrificale del lavoro. La pittura è il lavoro sostanzialmente della pittura. Ecco che nella pittura trovo il progetto, per esempio, quindi non comincio mai da un'idea. Non credo che l'idea sia una parte del quadro, anzi sostengo da sempre che l'idea è interna alle istanze del quadro, anche perché se noi andiamo a guardare la pittura storica della tradizione ci accorgiamo che molto spesso, quasi sempre, il soggetto pittorico non è un soggetto in sé significativo, né tantomeno come dire, si potrebbe dipingere la filosofia o si potrebbero dipingere delle teorie. Semplicemente siamo al cospetto di ritratti di donne, spesso e volentieri con un bambino in braccio, di nature morte o di elementi geometrici. I soggetti siamo noi, nel senso che io immagazzino tutto nella testa attraverso il disegno, apprendendo le forme e soprattutto le circostanze che vediamo senza dargli un significato. Allora i soggetti sono degli insiemi di persone, a volte sono scaturiti dall'idea di mettere dentro un quadro quanta più gente possibile, quante più figure possibili. Quello nel quale ho messo più figure è un quadro di un paio di anni fa nel quale inserì 33 figure esattamente. E quindi è l'umano colto nella sospensione di un atto, nell'essere massimamente distratto.